Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di novembre 2023. Ok. Abbiamo la carta del giudizio. Amici della bilancia, quando c'è il giudizio c'è sempre una presa di consapevolezza globale, in grande. Molte volte fa riferimento con qualche cosa che ritorna dal passato, può essere una dinamica karmica, può fare riferimento a una persona o anche semplicemente dei progetti o delle idee che in qualche modo si riaffacciano nel presente. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Queste sono letture generali, quindi possono applicare per il lavoro, per le relazioni affettive piuttosto che familiari o di amicizia, ok? Cercate di integrare voi la lettura con la vostra realtà. Se poi volete approfondire il lavoro o i single, ci sono delle letture a parte e trovate tutto nelle playlist del canale, nella sezione dell'oroscopo mensile. Allora, andiamo a vedere a che cosa fa riferimento per voi questo giudizio, cari amici della bilancia. Partiamo dalla carta degli amanti. Di solito quando c'è la carta degli amanti si fa sempre riferimento a una situazione che coinvolge l'amore, può essere l'amore verso gli altri o l'amore verso se stessi. Abbiamo poi un 8 di spade, un 7 di pentacoli, un 9 di coppe, l'eremita, un 7 di coppe e un 2 di spade. Allora ragazzi, come vi dicevo, gli amanti è una bella carta di per sé e si parte da una situazione di equilibrio o da una situazione dove si deve scegliere per amor proprio, il proprio amore personale, il proprio bene. Diciamo che avendo questo 8 di spade e il 7 di pentacoli ho la sensazione che qualcuno si senta un pochettino impotente all'interno di una situazione, come se si volessero vedere dei risultati nell'immediato, ma c'è qualche cosa che, insomma, c'è bisogno di tempo, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta, vediamo che sfumature vengono fuori. Partiamo dagli amanti. Sei di coppe e stella. Allora, qui ci può essere qualche situazione del passato ancora aperta, un desiderio da parte vostra di reincontrarvi con qualcuno del passato o di realizzare un sogno che si ha nel cassetto da molto tempo. Tenete presente che la carta è anche, degli amanti è anche una carta di creatività, di un amore, no? Che si crea, è l'amore che non è l'infatuazione o la passione dei primi momenti, ma è un amore che si costruisce. Andiamo a vedere questo 8 di spade. Cinque di bastoni e 8 di spade un'altra volta. Sì, ci sono dei conflitti interni più che tutto. Ma col 5 di bastoni potrebbero anche essere dei conflitti esterni, o meglio, dei conflitti esterni che voi avete
magari con dei colleghi piuttosto che con le persone che vi sono intorno, che creano questa sorta di gabbia mentale. La carta dell'otto di spade è sempre una carta di autoboicottaggio, ovvero sarete in un mood, in una vibrazione piuttosto negativa o negazionale, cioè se ci sono delle prospettive di è un no per tutto. Non lo so, qualcuno vi offre delle soluzioni a quelli che sono i vostri problemi e voi cominciate a dire no, questo non posso farlo perché, no, quell'altro non posso farlo perché, no, non è nelle mie corde, no, 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 e no per tutto. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Sette di spade. Allora ragazzi, io credo che qui questo 8 di spade sia qui perché voi non abbiate abbastanza fiducia in voi stessi e anche un po' per quello che c'è qui la carta degli amanti, come se doveste lavorare il vostro amor proprio. Perché ho la sensazione che qualcuno non abbia una reale credenza, cioè non creda veramente nel poter ottenere dei risultati. Abbiamo la carta della luna e un 7 di spade, qua ci sono delle proiezioni. Probabilmente qualcuno, appunto, non vedendo il risultato si sente un po' perso, ma appunto è questione di pazienza, ci vuole il suo tempo. E vi dirò che avendo queste due carte al contrario, vi state aspettando qualche sorpresa, direi qualche brutta sorpresa. È come se, sapete, ci sono quelle persone che si attirano la sfortuna. Vi ricordo sempre che quando noi facciamo un pensiero emaniamo un'energia all'universo e l'universo ci risponde quello che vibra con questa energia, quindi ci manda le cose in corrispondenza di questa energia. Se noi continuiamo a dire prima o poi mi succederà qualcosa, prima o poi avrò un incidente, prima o poi mi ammalerò e continuiamo con quel loop, con quel pensiero ricorrente, creiamo quel tipo di vibrazione. Di conseguenza poi a un certo punto la malattia, l'incidente, quello che è, arriva. Qui è un po' lo stesso senso, bisogna che vi togliate dalla testa certe paure, certe proiezioni, certe falsità anche che vi siete raccontati. Oppure se, per esempio, state aspettando che venga fuori qualche cosa da parte di una persona del passato, perché vi dico, la carta degli amanti, 6 di coppe e il giudizio, come vi dicevo all'inizio, possono rappresentare una persona, un amore, una passione che ritorna dal passato. Anche un progetto inteso come passione, eh. Sì, qui si vuole ottenere un risultato, non lo si vede arrivare e quindi ci si dispera. E vi dirò che potrebbero anche essere le voci che avete intorno a voi che vi buttano giù. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo un re di coppe, un 9 di spade e un 6 di bastoni. Allora, per molte persone è una persona, non è un progetto intendo, è una persona fisica, quella che torna dal passato. Per qualcuno ci potrebbe essere una situazione con un familiare, nello specifico con un padre. Può essere che qualcuno qui voglia inseguire il proprio sogno, ma queste voci esterne siano magari di un familiare o di un parente che avete lì vicino e che vi distruggono un po' l'immaginazione, vi distruggono un po' quello che è il sogno. Però vi dico, da un lato non è male, perché, ripeto, con la luna e il 7 di spade avete delle proiezioni, come se puntaste troppo in alto per certi versi. Oppure ehm, oppure appunto ho questa sensazione che stiate aspettando che qualche cosa salti fuori. Andiamo a vedere l'eremita. Mm. Diavolo e 10 di pentacoli. L'eremita è una carta di introspezione.
però ho come l'idea che a causa di questo 8 di spade siate un po' in un'introspezione tossica. C'è la carta del diavolo, normalmente è un'energia costretta. Quando c'è il diavolo è sempre una questione di ego. Ora, considerato che qui abbiamo un 7 di spade, che è una carta di proiezione di qualcuno che è avido, avido di potere, avido di risultati, avido di attenzioni, avido. È come se doveste ad un certo punto iniziaste questo tipo di autoanalisi per capire dov'è la tossicità in quest'unione, in questa famiglia, in questo gruppo lavorativo. O gruppo possono anche essere 2 persone, comunque un gruppo. Ho l'idea che sì, ci sia una certa fretta nel voler vedere le cose sistemate, nel vedere le cose a posto. Andiamo a vedere un 7 di coppe. Amanti nuovamente. E torre. Ego e caduta dell'ego. Cascano le proiezioni, ragazzi, quelle che avevate qua. Ecco perché c'è il giudizio, il risveglio, la presa di consapevolezza, il movimento fatto per nutrire l'amor proprio e non l'ego. Allora, l'amor proprio, perché la differenza è sottile, nel senso che l'ego si può definire anche come carattere o sono delle strutture, dei modi di comportarsi, degli schemi di comportamento, per quello che poi si chiama carattere, perché è un qualche cosa che si struttura, diventa poi determinato della persona, no? Ehm, che ci porta a, come vi posso dire? Ci porta sempre a raffrontarci con gli altri. Mentre l'amor proprio è quello scatto dove dite: allora questa scelta la faccio perché così io mi amo. Non è quella scelta fatta per così io brillo di più, ho questo tipo di conferma, tappo questo mio bisogno. Voglio andare a vedere anche il 2 di spade. Perché qui ragazzi devo dire che la presa di consapevolezza sarà ben ben grande. Regina di spade. Fante di spade imperatore. Sì, qui si tratta di capire che cosa dovete tagliare di tutte queste illusioni che voi avete. Allora, potrebbero anche essere le illusioni del vecchio amore, se appunto fosse la persona dal passato che ritorna, se vi siete fissati con questo re di coppe. Se fosse per esempio una situazione di tipo familiare, vi dico che anche qui c'è come l'idea di inseguire un qualche tipo di sogno vostro, una nuova strada, la vostra strada, ma è come se qualcuno appunto qua vi mettesse i bastoni tra le ruote e ad un certo punto si tratta di staccarsi dall'ego. Avete bisogno della conferma di questa persona? Avete bisogno dell'autorizzazione di questa persona? O potete fare le cose semplicemente perché vi amate? Semplicemente perché sentite che è un sogno che avete da tanto tempo ed è quello che desiderate? Non dovete sempre giustificarvi con tutti delle scelte che voi fate, eh? Se gli altri approvano, bene, ma se non approvano, cioè bene uguale. La vita è vostra. Quando sarete alla fine dei vostri giorni, tutte queste persone che vi bloccano non ci saranno più lì vicino. Voi dovrete fare solo i conti con la vostra coscienza. Che cosa avrei potuto fare di più? Di che cosa mi pento? Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli. Allora, questi oracoli sono come dei rituali giornalieri, ovvero sono delle frasi, delle affermazioni positive da ripetersi durante la giornata come se fossero un mantra, proprio per mantenere un assetto mentale positivo. E voi ne avete bisogno, ragazzi, perché qua c'è un 8 di spade, eh? Vedete tutto nero nella terza settimana di novembre. Ma state sereni, perché alla fine di novembre troverete la stabilità, troverete la chiarezza mentale, sapete che cosa tagliare, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo.
Che bella, guardate, è un po' riferita a quello che vi dicevo qua prima, cioè se gli altri accettano bene e se non accettano, ciao, bene uguale. Perché questa carta parla di accettazione, non so se si vede. Ve la metto qua così, magari se volete fare lo screenshot e metterla come fondo, sfondo del telefono per oggi, così ve la ricordate. Ok, è una carta che vi dice che, allora, praticamente oggi permetto e accetto, cioè tipo acknowledge, non mi ricordo il termine, aspettate, ve lo cerco. Ok, allora, oggi riconosco, permetto e accetto ogni emozione. Wow! Riconosco, bellissima. Qua si tratta di riconoscere le proprie emozioni negative, le proprie paure, ragazzi. Permetto, quindi è giusto viverla la paura, non nasconderla o reprimerla perché poi si arriva al diavolo, e accetto ogni mia emozione. Ok, ho paura, è un dato di fatto, me la prendo a braccetto, so che ho la paura con me, anzi può venirmi bene perché mi aiuta a essere prudente. Bellissima carta. Amici della bilancia. E tra l'altro anche la stesa finisce con un 2. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Se avete difficoltà a trovare il tasto abbonati, può dipendere da un problema di modello del telefono, piuttosto che di aggiornamenti, piuttosto che di impostazioni. Potete provare a entrare in un video specifico e vedere se dal video lo vedete. Se neanche dal video si vede, vi consiglio di cambiare macchina, cioè o andate su un computer oppure sempre con il vostro account entrate da un altro telefonino, ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!